Graziani's forces struck at Egypt. The fall of France had secured their rear in Tunisia. England was fighting for its life in the Battle of Britain. So the Italians advanced into Egypt as far as Sidi Barrani. It was the greatest opportunity Italy had to increase her empire. These troops might have raced through Egypt and joined with the other Italian force in Ethiopia. But the goal of a great empire turned into an illusion, ultimately to disaster. The dreams of glory promulgated by Il Duce did not match with reality. C'era preoccupazione, sì. C'è stata preoccupazione ai primi rovesci che abbiamo subito in Nord Africa, perché sono arrivati fino a Bengasi in un primo tempo gli inglesi, allora non c'erano ancora gli americani. E quindi, però, c'è stata la ripresa, purtroppo dovuta soprattutto all'arrivo dell'Africa Korps tedesco con i suoi carri armati, per cui la situazione si è potuta riprendere, tanto che a un certo punto si era arrivati a 30 km da Alessandria d'Egitto. Addirittura dei nostri amici che erano emigrati in Egitto da tempo, erano quindi molto pratici della situazione, furono chiamati a Roma, dove ci si aspettava da un momento all'altro che l'occupazione di Alessandria, che invece purtroppo non c'è stata mai. Le preoccupazioni maggiori cominciarono quando si seppe che gli americani erano sbarcati nelle colonie francesi del Nord Africa, che non avevano alcuna difesa, e quindi lo sbarco fu estremamente facile e semplice, e si capì che avrebbero preso alle spalle i nostri che combattevano alla frontiera egiziana. E quindi c'è stato grande scoraggiamento allora, perché si capiva che non avremmo potuto resistere su due fronti, fronte egiziano e fronte tunisino. Il 2 luglio l'ho saputo dalla radio, cioè eravamo andati a letto la sera prima, tutto normale, la mattina seguente venne a svegliarmi mio padre e mi disse: sai, è caduto il fascismo. E io risposi con una frase che ricordo ancora: non importa purché la guerra continui, perché era quella la nostra principale preoccupazione. Chiaramente si temeva che crollando il fascismo noi ci saremmo tirati fuori dalla guerra. Non si pensava mai in un modo così vergognoso, però si pensava che questo poteva succedere. E quindi la preoccupazione era grossa, e soprattutto il vedere che per 20 anni nessuno si era mai detto antifascista. Di quei pochi che dici sono finiti in carcere non c'era notizia fuori, e poi vedere che tutta la popolazione improvvisamente si accorse di essere antifascista il 25 luglio. La sera prima non ce n'era uno. Io sono andato alla 10ª Mass perché ero sfollato in Alto Adige, e a un certo punto la radio, dopo l'8 settembre, annunziò che alla Spezia esisteva un reparto italiano che non aveva mai ammainato la sua bandiera. Questo reparto era la 10ª Mass. Questo mi convinse, perché chiaramente erano motivi ideali e non pratici quelli che spingevano in quel momento ad agire. E quindi questo fatto di un reparto che non si era mai arreso in mezzo allo sfacelo generale, perché non aveva più nemmeno sindaci, si sfalciò completamente tutto l'apparato pubblico, dal re fino all'ultimo maresciallo dei carabinieri. Tutto sparì nel giro di poche ore. Alla Spezia trovai naturalmente un'atmosfera entusiasta, perché eravamo tutti volontari, e naturalmente c'è un abisso fra i volontari e i richiamati.
E quindi alla Spezia ho trovato un'insperata situazione di entusiasmo dovuta sia all'età e sia al fatto che eravamo tutti volontari. Io sono arrivato alla Spezia nel febbraio del 1944, quindi avevo appena compiuto i 18 anni. E quindi lì c'era la più grande difficoltà è che non potemmo essere subito messi in divisa e partire. Probabilmente non c'era una possibilità materiale. La mia unità era il battaglione Lupo della 10ª Flottiglia MAS, che è stato il secondo battaglione costituitosi alla Spezia, dopo il Barbarigo, il primo dopo il Barbarigo. E il primo battaglione che si formò, il Barbarigo, era già a buon punto quando sono arrivato io, e difatti è partito per il fronte di Roma quando io ero lì già da un mese e mezzo circa. E noi li invidiamo molto perché erano i primi, perfettamente inquadrati, in divisa, armati, che partivano per il fronte, e per noi quella era una cosa fantastica. Eravamo lì per quello. Il Barbarigo al fronte lo sapemmo logicamente più che altro dalla stampa, perché non avevamo rapporti diretti. E il Barbarigo al fronte si è comportato molto bene, ha avuto molte perdite. Comunque, quello che più mi piace ricordare è l'intervista a un ufficiale americano fatta a questo riguardo, il quale confermò accuratamente che la resistenza che avevano incontrato al Barbarigo era uguale a quella che avevano incontrato da parte dei tedeschi, uguale, identica, nonostante che i tedeschi fossero già ben più addestrati, perché provenivano da Cassino e quindi erano già ben preparati per la guerra, mentre il Barbarigo erano dei ragazzi, studenti, gente che non era nemmeno abituata a una vita dura. La mia prima destinazione è stata per l'addestramento in Toscana, in un paesino chiamato Peccioli, dove avemmo l'addestramento da parte di elementi della divisione Hermann Göring, che erano reduci dal fronte meridionale e che ci diedero quindi le prime nozioni di addestramento al combattimento. I rapporti fra noi tedeschi erano ottimi, perché naturalmente i tedeschi apprezzavano che qualche italiano si era ribellato al tradimento e noi apprezzavamo molto di trovare finalmente qualcuno che ci considerava e che ci trattava con rispetto, dopo che al momento dello sfacelo temevamo di essere diventato semplicemente carne non da cannone ma da bombardamento, senza nessun ruolo attivo nella guerra.